Oggi vi porterò in luoghi fantastici. Andremo a visitare i castelli che si trovano nella Valtenesi, arroccati sulle colline dell'entroterra gardesano, con viste meravigliose sul lago di Garda. Ciao a tutti amici bikers e benvenuti a questa nuova avventura. Oggi ci troviamo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Faremo un tour molto panoramico, scenografico e anche un po' storico, perché cercheremo di raggiungere tutti i castelli del Basso Garda bresciano, quindi tutta l'area valtenesi che va da Desenzano a Salò. Sono 10 castelli, uno più bello dell'altro, e iniziamo oggi proprio con questo alle mie spalle, il castello scaligero di Desenzano del Garda, che domina il paese e il lago. Adesso ci dirigiamo verso il secondo castello, Lonato. Attraversiamo il centro di Desenzano e ci dirigiamo verso Lonato percorrendo stradine secondarie. Si presenta già la prima salita. Siccome il percorso è immerso nelle colline della Valtenesi, ci saranno diversi su e giù da fare. Ciao Zucchini! Già dopo 1 chilometro dal paese siamo già immersi nella natura tra gli ulivi. Ciao ciao! Mamma mia, ma che bello! Ragazzi! Altra salitina! Rocca di Lonato. Ci troviamo all'interno della Rocca di Lonato, la rocca più grande del nord Italia. Questa rocca fu della proprietà del Serenissima di Venezia, poi passata di mano per breve tempo a Gonzaga, agli austriaci ed infine anche a Napoleone Bonaparte. Ora è proprietà di una fondazione privata che la gestisce, all'interno della quale si svolgono eventi, matrimoni e feste. Molto bella.
Adesso prendiamo la ciclabile Valtenesi per poi staccarci e raggiungere il castello di Drugolo. E oggi ad ogni sguardo che volgo verso la natura è un'emozione. Siamo nel periodo più bello. Ci troviamo sulla ciclovia Valtenesi. Trovate il link di questa ciclovia in descrizione. Di qua prosegue la ciclabile della Valtenesi. Noi andiamo a sinistra per il castello di Drugolo. Il castello di Drugolo è un castello privato, quindi non visitabile, in una zona veramente fantastica. Ne vale la pena passare, vederlo giusto dalla strada e vedere il borgo che c'è tutto intorno. Bello, bello, bello. E adesso, prossimo castello, Padenghe. Grandi! Ciao! Ciao ciao! Ci troviamo al castello di Padenghe, bellissimo castello dove all'interno si trovano delle abitazioni, una fortificazione con vista sul lago veramente eccezionale. Oggi è giornata da panorami top. Proseguiamo adesso verso il castello di Soiano. Si sale ancora, forza dai! Siamo nuovamente sulla ciclovia Valtenesi, alterna tratti sterrati a tratti su asfalto, su stradine secondarie veramente belle. Mi si è rotto il bastone della GoPro, no problem. Ciao! Beh, ma che posti ragazzi! Dove siamo? Toscana? Umbria? No, sul Garda. Siamo qua dall'amico Daniele di Garda Hill. Ciao a tutti, benvenuto Roby. Per un breve pit stop caffettino.
fondo la rocca di Manerba. Arriviamo. Siamo arrivati al castello di Soiano, meraviglioso. Il castello di Soiano era una proprietà privata poi ceduta al comune nel 1985, quindi adesso viene utilizzata per feste sacre del comune. Castello di Soiano al lago. E là in fondo il castello di Polpenazze, prossima tappa. Ci troviamo sul sagrato della chiesa di Polpenazze. Qui una volta sorgeva il castello, è rimasto solamente un pezzo della torre trasformata in campanile e l'ingresso, la porta d'ingresso. Da qua abbiamo una vista a 360 gradi sulla zona, motivo per cui costruivano qui questi castelli. Da qua possiamo vedere il castello di Soiano appena lasciato e là in fondo il castello di Moniga che andremo a visitare più avanti.
Siamo immersi tra ulivi e vigneti. Meraviglioso. Nel 776 la rocca fu l'ultimo baluardo dei Longobardi a difesa di Carlo Magno. Poi nel XIII secolo conobbe la sua maggiore espansione. La rocca era composta da 3 cinte murarie ed era proprietà della Serenissima. La rocca passò nei vari secoli in mano agli Scaligeri, ai Visconti ed infine ai Veneziani. Gli stessi veneziani nel 1574 decisero di distruggerla perché la rocca, oramai in disuso, era diventata un covo di banditi. Ecco perché adesso la troviamo distrutta, una rocca diroccata. Alberto, stai tranquillo, non voglio rubarti il mestiere. Bravo Marcus! Bravo! Da questa cima possiamo osservare tutto il golfo di Manerba, l'isola dei Conigli, l'isola del Garda, il Pizzoccolo, Monte Castello e il Baldo. Adesso facciamo un po' di strada per raggiungere l'ultimo castello del nostro tour, il castello di Moniga. Tutta questa serie di castelli presenti nella Valtenesi furono costruiti intorno al X secolo a difesa delle invasioni barbariche. Questi castelli comunicavano tra loro e facevano giungere informazioni fino alla città di Brescia, quindi era un sistema di roccaforti realizzata ad hoc per difendersi contro gli invasori.
Adesso non ci resta che fare l'ultimo tratto di pedalata e ritornare al punto di partenza, ovvero Desenzano del Garda. Forza dai, bellissimo! Bene, siamo tornati a Desenzano del Garda. Abbiamo concluso il nostro tour dei castelli, un giro ciclo escursionistico veramente bello qua nella Val Tenisi. Val Tenisi che ci ha accompagnato con i suoi vigneti, gli ulivi e i cipressi. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al nostro canale. Trovate questo percorso nel nostro sito Garda Mountain Bike con descrizione, mappa dettagliata e la possibilità di scaricare il tracciato GPS da caricare sul vostro navigatore. Con questo è tutto, io vi ringrazio e appuntamento alla prossima avventura. Ciao bikers!